Oggi vediamo un aspetto molto curioso del CSS che probabilmente in pochi conoscono, ma che può essere davvero molto utile per evitare dei mal di testa in futuro. Come ben sappiamo, un elemento a cui assegniamo position fixed si riferirà sempre all'intera viewport, quindi all'intera videata. A titolo di esempio ho preparato questo CodePen che vi lascio poi in descrizione, in cui abbiamo un container con all'interno un children. Il container ha questa width e questa height, ha questo background color rosa e questo bordo rosso. Il children dal canto suo è questo quadratino 20x20 e ha questo background verde con un bordo verde. Vediamo che è posizionato fixed con la proprietà right pari a 0, quindi lui si posiziona nell'angolo in alto a destra dell'intera viewport, ovviamente. Questo è il funzionamento di position fixed, come ben sappiamo. Se però decidessi che voglio applicare un filtro di tipo seppia sul parent, proviamo a farlo, filter seppia 100%, vediamo che succede qualcosa che apparentemente non ha molto senso. Il filtro è sì stato applicato correttamente, vediamo che tutto è diventato appunto di questo colore seppia, ma sorprendentemente il nostro children non si comporta più come elemento in position fixed. Piuttosto che essere ancorato infatti come prima nell'angolo in alto a destra dell'intera pagina, vediamo che è ancorato all'angolo in alto a destra del suo diretto container. Questo fatto molto curioso è dovuto al concetto di containing block, di cui ho già parlato in uno scorso video che vi lascio come card qui in alto. Normalmente il containing block per un elemento come questo in position fixed sarebbe di fatto l'intera viewport nel 99% dei casi. Se però il nostro elemento in position fixed è figlio di un elemento che possiede almeno una fra una serie di proprietà speciali che a breve mostrerò, allora è quest'ultimo elemento che diventa il containing block e non più l'intera viewport come solitamente accade. In particolare le proprietà che causano appunto la creazione di un containing block per qualunque discendente in position fixed sono le seguenti: filter, backdrop filter, transform, perspective, transform style e will change. Possiamo infatti verificare che questo comportamento accade anche applicando la proprietà transform sul parent e possiamo darle un valore qualsiasi, basta che non sia none, perché in questo caso il comportamento che abbiamo appena descritto non accade più, quindi non è più lui il containing block, ma è correttamente l'intera viewport come ci aspettiamo. Dando però un qualsiasi valore che non sia none, un valore valido per la proprietà transform, che può essere ad esempio translate x 50 pixel, vediamo che il comportamento è identico a quello di prima. Prima avevamo applicato un filtro di tipo seppia e il nostro elemento verde si riferiva al container rosso. Anche in questo caso, applicando la proprietà transform, abbiamo ottenuto lo stesso effetto. Il containing block è diventato a tutti gli effetti questo container e non più l'intera viewport. Vi lascio qui sotto in descrizione il link alla pagina MDN che parla appunto di containing block in dettaglio e di come identificarlo, e nel punto numero 4 spiega appunto questa eccezione di cui ho appena mostrato, elencando le proprietà magiche che causano questo bizzarro comportamento per elementi in position fixed e anche absolute in realtà. Come sempre codice e risorse utili ve li lascio qui sotto in descrizione, lasciate un like e iscrivetevi se il video vi è piaciuto e noi come sempre ci vediamo alla prossima.